Ciao ragazzi e che bello ritrovarvi sul mio canale YouTube che come saprete è un canale a carattere tematico dedicato alla lingua italiana e all'Italia. Immagino che alcuni di voi si bloccano quando parlano con un madrelingua. Per comunicare bene non è necessario conoscere tutte le parole della lingua italiana, ma l'importante è memorizzare 10 parole nuove al giorno tutti i giorni. Quindi ascoltate i miei video quotidianamente, estrapolate 10 parole chiave e memorizzatele. Vedrete che in questa maniera non solo riuscirete a sbloccarvi e a comunicare bene, ma la cosa più importante è che arricchirete presto il vostro vocabolario. Do you get stuck to understand and communicate with Italian speakers? You don't need to know all the Italian words to communicate efficiently. The strategy you need to adopt is to retain in memory at least 10 useful words in context per day. In this way you can finally understand and talk to native speakers more efficiently. So keep on watching my videos. Oggi parliamo del Made in Italy e dei marchi italiani. Certo, nascere in un posto anziché in un altro è questione di fortuna, non possiamo scegliere dove nascere. Ma se fate caso a questa cosa, se prendete una cartina geografica, vi renderete conto che in mezzo al pianeta Terra c'è una piccola parte di mondo, che è solo lo 0,2% dell'intero globo terrestre, che si chiama Italia. E questa piccola, modesta lingua di terra, però, ha la fortuna di trovarsi sul 45° parallelo. Ciò significa che la stessa distanza che c'è per il Polo Nord c'è per l'equatore, quindi questa felice posizione geografica della penisola italica consente ai venti dei mari e delle colline di incontrarsi e far sì che i prodotti agricoli coltivati sui suoli italiani siano davvero speciali. Non a caso, infatti, il Made in Italy è il terzo marchio al mondo per notorietà, dopo ovviamente il brand americano Coca-Cola e Visa. Ma al contrario di come molti pensano, per Made in Italy non si intende solo il settore agroalimentare, ma il Made in Italy è un marchio commerciale, che vuol dire che un prodotto è completamente progettato, fabbricato e confezionato in Italia. E vi dirò che secondo uno studio di mercato realizzato dall'azienda KPMG e secondo quanto emerge da un sondaggio dell'istituto demoscopico YouGov insieme all'Università di Cambridge, i settori internazionali del Made in Italy sono soprattutto 4 e sono il settore della moda, del cibo, dell'arredamento e design e il settore delle automobili, noti in italiano anche come le 4A, da abbigliamento, agroalimentare, arredamento e automobili. Ma vi chiederete quali sono proprio i marchi italiani più famosi al mondo? Vediamoli insieme. Certo, per i golosi di tutto il mondo, compresa me, naturalmente, il suo nome è l'equivalente di bontà. Cosa può essere? La Nutella. Eh sì, la Nutella è la crema al cioccolato più famosa al mondo. Poi, Pininfarina è un nome conosciuto se pensiamo alle automobili come la Ferrari, la Maserati, ma magari non tutti sanno che è anche un modello di tram che circola in molte città europee, dal Portogallo alla Grecia. Ancora, uno dei nomi più prestigiosi e conosciuti quando parliamo di accessori come cinture, borse di pelle, scarpe è Gucci, e tutte le donne sanno che le borse di Gucci sono sinonimo di eleganza e qualità. Poi veste attori, cantanti, politici, sportivi, manager. È l'inconfondibile stile Armani che nel campo dell'abbigliamento è uno dei simboli del Made in Italy. Forse i gioielli non hanno un nome, ma hanno un cognome: Bulgari. Bulgari in tutto il mondo significa ricchezza, oro e gioielli dal fascino irresistibile. La Vespa nel 1946, il progettista Corradino d'Ascanio presentò ad Enrico Piaggio un modello innovativo di ciclomotore, pensato anche per essere guidato dalle donne. Infatti poi la Vespa divenne ben presto anche il simbolo dell'emancipazione femminile delle donne italiane, che in quell'anno esercitarono per la prima volta il loro diritto di voto. Quindi, da che la Vespa doveva semplicemente rimettere in moto l'Italia del dopoguerra, divenne poi lo scooter più famoso al mondo. Certo, famoso anche grazie al film di William Wyler, Vacanze romane, con Audrey Hepburn e Gregory Peck.
Chicco dove c'è un bambino, dice la pubblicità di questo marchio, e molti bambini in tanti paesi del mondo giocano con i giocattoli della Chicco. Come sapete in Italia non c'è un italiano che non beve il caffè, quindi la caffettiera dal design inconfondibile sicuramente italiana ed è la Bialetti ed è presente nel 90% delle case degli italiani che la usano in media 2 volte al giorno. E se chiedete ad un italiano perché è bello essere italiani, vi risponderà: è bello essere italiani non solo perché gli italiani hanno inventato la pizza, la Vespa, la Fiat 500, l'Olivetti Lettera 22, o perché c'è stato l'impero romano, perché nel lontano 1492 un genovese di nome Cristoforo Colombo ha scoperto l'America per caso, o ancora perché gli italiani hanno saputo dipingere, scolpire, raccontare, arredare, recitare, cantare o vestire la vita, o ancora perché in Italia abbiamo il mare, le montagne, le colline, la pianura, le isole profumate, le città poetiche, i grandi laghi, i fiumi vivaci. O vi risponderà per la genialità che la si vede ancora di più in tempo di coronavirus, in cui non solo le grandi aziende automobilistiche come il gruppo FCA Chrysler, Ferrari, Marelli hanno iniziato a produrre ventilatori polmonari per l'emergenza sanitaria che è ancora in corso, ma anche altre aziende come la Decathlon, che grazie alla genialità di un creativo ha trasformato la maschera subacquea in un respiratore. Lo stesso giovane creativo è riuscito nella sua piccola startup a produrre delle visiere protettive, delle maschere stampate in 3D, per non elencare poi le innumerevoli aziende, piccole aziende che sono disseminate nel territorio italiano e che hanno iniziato a produrre mascherine, camici per il settore sanitario, quindi hanno convertito le loro aziende per produrre questi altri prodotti. Ma vi dirà anche perché gli italiani riescono a trasformare una crisi in una festa, se così si può dire. Infatti nella prima fase della quarantena sono diventati famosi, virali i balconi degli italiani che si sono trasformati in sale da concerto. Come sapete tutti gli italiani amano cantare, ma vi dirà anche perché sappiamo pensare con le mani, perché in ogni laboratorio del mondo c'è un computer, una pianta verde e un italiano, perché non solo una grande città ma anche il paesetto più sperduto è ricco di storia e di arte, perché a tavola mettiamo pane, amore e fantasia, perché ci piacciono le eccezioni ma ogni tanto ricordiamo anche le regole, perché siamo gentili e capaci di fare dei bei gesti che emozionano e rendono felici, perché molti ci criticano ma poi dopo tutto ci copiano in tanti, ma perché siamo quello che gli altri almeno una volta nella vita vorrebbero essere, e soprattutto perché in tempo di coronavirus siamo consapevoli che quel ritmo frenetico che fagocitava le nostre esistenze ora è messo in pausa, e quindi sfrutteremo questa pausa per meditare, per sbarazzarci del superfluo, per ritrovare una dimensione più umana nei rapporti e per ritornare dopo tutto, speriamo presto, alla fine a sorridere. Spero questo video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto potete iscrivervi al mio canale YouTube. Hope you enjoyed my video. If you like my videos, don't hesitate to subscribe to my YouTube space. Thanks for watching. Bye bye.